Dopo un'intensa e stressante giornata di lavoro, in cui non tutto è andato per il verso giusto, capitano quelle serate che trascorri seduto, sul divano, stanco, ma almeno con una birra in mano. Vorresti accendere il televisore, distenderti, staccare il cervello e guardarti un bel film, che però non sia troppo impegnato, perché il tuo cervello oggi ha pensato fin troppo. La verità è che il tuo cervello non ha pensato troppo, perché in realtà è stato progettato per quello. Sarebbe come uscire in macchina e parcheggiare prima di arrivare a destinazione perché la macchina ha percorso troppi chilometri. Perché ti fermi adesso? Devo accostare, mi hai fatto troppi chilometri. Ma che cazzo dici? La verità è che non vuoi pensare perché è troppo faticoso farlo. Non vuoi pensare al lavoro perché sennò ti viene in mente l'ultima cazzata che i tuoi colleghi hanno combinato e quindi finirebbe per salirti il nervoso. Non vuoi neanche pensare alla partita di calcetto di mercoledì perché tanto sai che invitano sempre quella testa di pinguino che ogni volta devi impegnarti a non prendere a schiaffi. Pensi che non pensare a niente sia tutto quello di cui hai bisogno, ma senza rendertene conto, ormai hai già dato il via ad un flusso di pensieri inarrestabili. Capisci che il tuo problema sono le persone, perché avere a che fare con le persone è meraviglioso, ma allo stesso tempo può risultare molto stancante e in alcuni casi addirittura deleterio. Il mondo è rotondo, ma le persone hanno migliaia di forme diverse. Ce ne sono di tutti i tipi, abbiamo miliardi di combinazioni a disposizione e nonostante tutto è veramente difficile trovarne una la cui forma sia compatibile con la nostra. A maggior ragione dato che utilizziamo la nostra forma per fare qualsiasi cosa, amare, ridere, pensare, giudicare. Ci ritroviamo ogni giorno ad avere a che fare con forme diverse e a volte siamo in grado di trovare un punto d'unione. Altre volte invece, per quanto ci sforziamo di adattare la nostra forma all'altra, non riusciamo proprio a farcela andare a genio. Dicono che la sostanza conti molto di più della forma e normalmente mi troverebbero d'accordo. In questo caso però è la forma ad imprimere la sostanza, tant'è che lo stesso contenuto visto da due forme diverse può far cambiare completamente di significato il contenuto stesso. Per un breve periodo sono uscito con una ragazza e quando tornavo a casa dopo averla vista mi sentivo uno straccio. Mi sentivo completamente risucchiato della mia linfa vitale. La mia anima era stanca, spenta, come se avesse appena affrontato la finale delle Olimpiadi dell'empatia. Questa battuta non fa ridere, io gliel'avevo detto di non metterla. Don't worry, be happy. Quella persona era un vero e proprio vampiro energetico nei miei confronti. E ovviamente abbiamo smesso di vederci. Oggi questa ragazza è fidanzata con un altro ragazzo. Ora, non so come stiano, ma se stanno ancora assieme, immagino abbiano trovato un loro equilibrio. Questo sta a dimostrare che lei non era sbagliata, né lo ero io, semplicemente le nostre forme non erano compatibili. Quando ti siedi sul divano sentendoti allo stesso modo in cui mi sentivo io all'inizio di questo video, ricordati che non puoi cambiare la tua forma, né quella degli altri. Siamo nati per rispettare tutti, andare d'accordo con molti, essere amici di pochi e l'anima gemella di una sola persona. Non pensiamo continuamente quanto è complicato e stressante avere a che fare con forme diverse. Pensiamo a come ci possono aiutare a metterci in discussione e cosa ci possono insegnare che ieri non sapevamo. Ma soprattutto pensiamo a quanto siamo fortunati ad aver trovato quella forma in cui ci sentiamo capiti, amati, in cui calziamo a pennello. Passiamo ore a lamentarci delle persone, senza renderci conto di come risulteremmo senza stimoli se vivessimo in un mondo in cui l'unica forma è la nostra. Prima ti renderai conto che le persone sono come le stazioni radio. Meglio sarà, per alcune alzi il volume, per altre semplicemente cambi stazione. E se le cose dovessero mettersi male, spegni tutto. La Corea del Nord non potrà fermare tutto questo.